Ciao Elena, ciao Danila. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi come la vedi. Sì, vedo Daniela sul suo cavallo che corre al galoppo nella sua vita. Ehm, Mi chiede, diciamo che allora corre sempre in cerchio, come se ci fosse eh, la sua vita fosse in questo posto che è circolare. Quindi anche se gli eventi e il tempo passa, si ritrova sempre, diciamo, nelle stesse situazioni, tra virgolette, e anche se lei è convinta di aver preso una strada diversa, È alla a fine punto a si capo. ritrova nelle stesse situazioni e è spersa perché si chiede come mai. Quindi quello che mi dà il consenso chiedendomi di aiutarla a trovare l'uscita da questo cerchio. Come te lo dà? Mentre galoppa mi chiede proprio, mi aiuti a trovare, a vedere dov'è l'uscita. È la Danila che hai appena visto? Sì, 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 è lei. Come hai i capelli? Allora, lo stesso colore, forse un po' più lunghi, non lo so, ha una coda più o meno come la mia, come lunghezza. Il cavallo è marrone con la coda e la criniera nera. Ehm, sì, basta, e il resto è uguale, Va sono i bene. suoi lineamenti. Apriamo le porte del cinema. Invitiamo Mhm. la sua amica che le ha fatto conoscere queste sessioni. Sì, diciamo che la sua amica è un po' più timorosa, nel senso come se vedessi che segue le nostre sessioni, ma è un po' timorosa nel farlo su di sé, Ne ecco. lasciarsi andare. Mm. Quindi Ehm, si siede in terza fila. E poi una sezione in particolare del cinema, invitiamo tutti gli animali che vogliono venire. Cani e cavalli in primis. Allora, c'è un cane davanti a tutti che diciamo è quello tipo capobranco però di tutti gli animali, che dice a tutti di come mettersi, a tutti gli altri animali come mettersi. E poi c'è una fila di cani e poi la fila di cavalli, che sono gli animali con cui Danila lavora. E poi arrivano anche una giraffa, una zebra e c'è un rinoceronte, tanti gatti e delle lucertole. Gatti, gatti. Cioè, Danila stava scrivendo gatti quando tu dicevi gatti. Ah, ecco. Quanti sono i gatti? 10. Ok, giraffa, zebra, rinoceronte, lucertole, perché? Visto che non ci lavorano. No, ma è come se mi avessero fatto vedere l'Africa, la parte più fertile, tipo Amazzonia, scusa, Amazzonia, tipo la parte del Sudafrica dove c'è più verde anche, no? Dove ci sono le foreste e c'è più acqua. E quell'ambiente lì, cioè l'ambiente naturale, esotico, più, diciamo fertile, più fruttuoso. Ok, vibrazione.
15 miliardi. Consapevolezza, 131. PS, 39. vite precedenti, 1836. cervello, 8.6. Poi mi fa però vedere questa immagine dove lei tocca un albero dove c'è del muschio sopra e a contatto con l'albero va a 8.9. Ok, se Danila non avesse mai avuto a che fare con nessun animale in vita sua, a quanto sarebbe la sua vibrazione? 2 miliardi. Se Danila avesse lavorato tutta la vita in una fabbrica cinese di microchip, a quanto sarebbe la sua vibrazione? 981 milioni. Ok. Se Danila non avesse incontrato nessun uomo nella sua vita, a quanto sarebbe la sua vibrazione, considerando la situazione reale attuale? 3 miliardi. Interferenze eteriche. Una via di mezzo tra un leone e un cane. Un leocane. Un leocane. Chiaro come c'è il colore del leone e una via di mezzo come forma tra il leone e il cane. Poi ci sono 2 mantidi. È arrivato un unicorno, ma in realtà è un ologramma collegato al secondo universo. È come se, conoscendo la passione di Danila, volessero attirarla in quella direzione. Mhm. E poi c'è una coccinella a 8 zampe, sempre collegata al secondo universo. Basta. E poi 3 EDL. Entità mentali. Allora, c'è questa qua di livello 5 che come posso dire, la chiamerei arco dell'amore perché mi fa vedere che è come se lei avesse in mano, si presentasse, diciamo, alla vita amorosa, alle esperienze amorose con in mano un arco, Mhm. ok? E in quest'arco possono entrare solo determinati tipi di uomini. Ok, proprio altri tipi di uomini appena si avvicinano vengono allontanati dalla corda, ok? Mentre alcuni possono passare sotto e entrare nell'arco. Come si chiama questa entità? Arco dell'amore, A che livello sta? 5. Ok. Poi? Poi c'è allarme, la chiamerei, perché è come se ci fosse un palo con in cima proprio una luce, quella che, sai, delle sirene rossa, che suona quando c'è qualcosa che va fuori dall'ordinario. È come se la sua paura fosse legata a dei retaggi sociali.
ok? Quindi ogni volta che c'è uno schema che va fuori da ogni volta che c'è un qualcosa che le si presenta nella vita che va fuori dagli schemi sociali, questo allarme inizia ad accendersi e parte una paura inconscia. Poi? E questo è di livello 3. Poi ce n'è una più alta di livello 6 che mi fa vedere questa cosa. È come se mm, rendesse tutto. Allora, la scena è questa: c'è Danila che guarda all'orizzonte e appare tutto bianco, quindi senza niente. Ma appare veramente così, ma il problema cos'è? Che questa entità mentale trasforma il significato di questo bianco da positivo a negativo, ok? Quindi tutto bianco, tu puoi fare puoi creare la tua realtà. Questa entità mentale, che chiamerei tabula rasa, fa Mhm. sì che Danila abbia l'accezione negativa del nulla. Ok, quindi come se fosse tutto deserto e quindi che non c'è niente e non c'è nessuna possibilità e non si può fare nulla. Tabula rasa. Mm, Arco dell'amore, allarme. sì, 5, 3, 6, no rispettivamente. Altra? Un'altra? no, basta, basta. Impianti. Impianti ci sono a livello mentale, ci sono come se fossero due piume che servono da antenne per creare un ambiente, un habitat intorno ad Anila che vibri con le vibrazioni delle tre entità mentali. Ok, quindi attira con quelle vibrazioni solo situazioni favorevoli a quello che le entità mentali vogliono far fare ad Anila. Ah, Eh, poi c'è una specie di tubicino, come se fosse una canula, che va proprio direi dall'ipofisi a un'arteria dell'addome, potrebbe essere che si colleghi alla aorta addominale, ok? Dove vengono mandati degli impulsi alterati per quanto riguarda tutta la parte ormonale di Danila, quindi coinvolge anche tutta la parte della tiroide, il cui segnale arriva il cui segnale viene mandato dall'ipofisi, ok? E poi altri ormoni. Poi mhm. sì, i dolori che lei sente potrei collegarli a una specie di rete che ricopre tutto il corpo di Danila all'esterno, come Mhm. se fosse una rete metallica, che è quasi come se fosse un po' tipo il recinto, no, dei cavalli o degli animali quando mettono la corrente, no, per non farli andare oltre. Ecco, la rete che ricopre Danila più o meno ha lo stesso effetto. Quindi se il suo corpo va oltre quello spazio, viene, diciamo, attiva questa rete che crea i dolori in Danila, che crea il dolore in quella determinata parte in quel momento. Ok, altri impianti non ne vedo. Va bene. Causa esoterica di nodo amaro in gola. Le entità mentali che le fanno credere che fuori c'è il deserto e non c'è la possibilità di vivere bene. Problemi alla tiroide. Beh, abbiamo già detto. Sì, 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 con la canula. L'impianto. Ma Mm. vabbè, ma l'impianto perché?
problema? Lei si dà un problema alla tiroide. Certo, se ha un problema alla tiroide perché è legato anche e soprattutto all'immagine iniziale, no? Lei deve sempre correre e deve essere, diciamo, può correre con il cavallo perché il cavallo la tiene in alto e sembra più grande e più imponente, quindi riesce ad essere più veloce. Ok, altrimenti senza cavallo e da sola lei si sentirebbe troppo piccola e dovrebbe trovare un modo per andare più velocemente. E invece in questa immagine riesce a rincorrere la vita, ok? Quindi la tiroide è proprio il senso è questo, no? Non essere in grado di, cioè essere troppo piccoli per raggiungere lenti e la tiroide, piccoli e l'ipofisi per raggiungere l'obiettivo. E quindi c'è tutta questa spinta esagerata e alterata degli ormoni ipofisari e tiroidei. Il valore paratormone. Si è legato all'ipofisi. È legato all'ipofisi, all'alterazione dell'ipofisi che poi altera la maggior parte degli ormoni endocrini. Causa esoterica del calo di energia. Allora, legato al lavoro. Allora, in generale l'ambiente dove lei, tipo proprio il reparto, tra virgolette, dove lei, proprio la zona dove è lei, ok, all'interno dell'ufficio, in generale ha proprio questa, è come se avesse una schermatura intorno dove vibrano, le vibrazioni sono molto basse e ciucciano energia. In particolare c'è una persona che crea questa, diciamo che è deputata a mantenere queste vibrazioni basse e a ciucciare l'energia E chi è? nell'ambiente. Non è il capo, ma è una via di mezzo tra lei e il capo. È un uomo. Ti dice qualcosa, Danila, questa visione? No. Ok. Mm. Più lontano, Danila, aspetta, un po' più lontano. No, e poi un'altra cosa, non solo da quello, ma questa I cosa. gatti sono vaccinati? Ah, sono tutti vaccinati. Ah, ok, è una donna. Mm. Sì, può essere che sia una donna che agisca. Sì, sì, può essere una donna che agisca con diciamo, la portanza di un uomo. Sì, può essere anche quella parte lì. Comunque è proprio negativo tutto, è un risucchio di energia continuo. Sistema nervoso. Sì, soprattutto l'entità mentale di livello 3. È come se la tenesse sempre allerta, in allarme, appunto, proprio come si chiama l'entità. E quindi è come se, diciamo, a livello fisico partisse la paura data da questo allarme della, diciamo, fuoriuscita dagli schemi, attivasse a livello fisico le terminazioni nervose, quindi proprio un'allerta di questo tipo. Mm. Tristezza. Tristezza è più legata invece alle altre due entità mentali, quindi arco dell'amore e tabula rasa, che le fanno proprio credere che non ci sia via di scampo, che non ci sia soluzione. Mm. Calo della vista. Questo è più legato, vedo, alla famiglia, alla sua famiglia, quindi a, allora, non voler vedere delle cose che poi in realtà invece poi si chiariscono, quindi le vede per quello che sono. Ed è peggiorato, diciamo, c'è stata una grossa influenza dopo il non aver più visto il nonno.
Diciamo, Dolore, la morte del nonno ha un po' segnato ulteriormente questa cosa. dolore agli occhi. Sì, più o meno è la stessa cosa, cambia un po' il tessuto. Diciamo, la non capacità di vedere le cose provoca il dolore agli occhi quando le vedi. Dolore fisico a tante parti del corpo, un lungo elenco che non facciamo. Sì, quello lì è legato all'impianto, quella rete che ricopre tutto il corpo, proprio legato a quell'impianto lì. Causa esoterica se c'è dei calli ai piedi. No, nel senso che non è tanto esoterica, ma è più fisica, proprio a livello posturale, legato un po' alla sua ansia, la parte del sistema nervoso, che è come se lei si irrigidisse, mm, per mantenersi in equilibrio, ok? E questa postura un po' alterata, scarica molto sui piedi e si formano i calli, quei tipo di calli lì. Intestino che funziona male. Mhm. Causa esoterica. Lucio? Mi senti? Mi senti? Ok, se Ok, mi senti? senti. Intestino che funziona male. È legato molto alla parte, al corpo emozionale, mi viene da dire, nel senso che segue molto l'andamento delle emozioni di Danila, quindi si accelera quando ha emozioni in movimento, turbolente, e rallenta quando ha emozioni invece statiche, più depressive, più su quella parte lì. Quindi segue molto questa emozione che poi, diciamo, a livello mentale può, diciamo, riconoscere mh, o rispetto all'attivazione del sistema nervoso o rispetto alla depressione. Ok, quindi è legato a tutta questa parte qua. Problemi di pelle sensibile. È sempre quell'impianto che ricopre tutto il corpo. Perché se l'hai regalato? Per provare fino in fondo l'esperienza della paura, dello sperimentare le cose nuove fuori dagli schemi. Quindi è proprio anche a livello fisico, mentale, emotivo, darsi il freno e imparare a superare il freno, imparare ad andare oltre la paura che non c'è pericolo, per vedere che non c'è pericolo. Quindi proprio i limiti a tutto tondo, a 360 gradi su tutti i livelli. Mal di testa. No, è più una conseguenza legata proprio alla vista, quindi all'affaticamento degli occhi quando non riesci a vedere le situazioni in famiglia. Rapporto col cibo. Sì, allora è legato sempre un po' a questa bilancia, diciamo, un po' dalla depressiva e sistema nervoso attivo, ok? Da una parte e dall'altra, quindi abbiamo ehm, dalla parte, diciamo, quando c'è più attivato il sistema nervoso più attivo, c'è più, diciamo, questa attivazione di voler mangiare troppo e quando invece è sul depressivo proprio la mancanza di appetito, quindi è tutto legato, molto legato a questa bilancia, a questa bipolarità. Va bene, possiamo dire il tuo attuale lavoro, Danila? Banca. Mhm. È il lavoro dal quale si vuole staccare da tanti anni. E poi il piano B, che già pratica, quindi lavorare con gli animali, cani e cavalli, che però non ha fondamenti
permetterle di dire va bene, faccio il salto. Causa esoterica dell'uno e dell'altro lavoro. Allora, diciamo che il lavoro che sta facendo, il lavoro principale di ora, che è quello della banca, è perfettamente negli schemi sociali, ok, del lavoro fisso in banca, ok? Quindi c'è, diciamo, questa dipendenza da quella sicurezza che è un retaggio che le è stato trasmesso, ok, soprattutto dalla famiglia e diciamo dall'ambiente. Mm. Ma con, come abbiamo detto prima, con tutte quelle vibrazioni negative che vengono portate dalla banca, dall'ambiente bancario, soprattutto in questo periodo, poi in questo momento storico. Dall'altra parte c'è invece quella sua, diciamo, spiraglio di luce che la sua PS gli ha presentato davanti anni fa, che lei non ha mai mollato, ma che comunque, come diceva lei, non le dà la possibilità di mantenerla. Fa anche parte questa cosa di non vedere la possibilità di essere mantenuta dall'altra parte, fa parte di tutta quel blocco di paure e di schemi, ok, che si è creata per rimanere lì, per non poter fare il salto e vibrare più in alto e rendere, diciamo, mostrare la sua creatività, ok? Quindi la sua parte medianica, possiamo dire. Ok, quindi è proprio a livello eterico io vedo una scatola quadrata, che è quindi un cubo che rinchiude in bianco e nero, che rinchiude lei e la banca, il suo ufficio, ok? Mhm. E dall'altra parte uno spazio infinito di tutti i colori, con tutti gli animali, c'è quasi, no, un safari di animali, c'è tutta la parte naturale, creativa. Ci sono anche quelli adesso nel cinema. Sì, 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 ci sono tutti gli animali. Questa visione sullo schermo del cinema, questi animali che fanno lì nel cinema. Allora, proprio è come se gli animali è come se non riconoscessero, come se per loro tutta la parte del cubo, bianco e nero, ok, grigio, non esistesse. Cioè, proprio gli animali hanno intrinseco in loro proprio questo essere portati verso la natura e non possono fare altro che stare nella natura, no? Quindi non è prevista tutta l'altra parte. E invece noi umani ci incastriamo anche in quella zona limitante, ok? Come posso dire, mm, finta gabbia d'oro, nel senso zona di comfort, ok? Che facciamo finta che sia la parte più sicura e ideale, ma in realtà è quella proprio della Matrix, che è fatta apposta per tenerci fermi e non permetterci di evolvere. Ok, c'è un cane alfa, sì, nel cinema. C'è un Mm. cavallo alfa, cavalla alfa, cavalla alfa. Allora, non c'è nel cinema, è come se quelli che sono nel cinema sono quelli con cui adesso Danilo lavora e non vedo nessuno di più, non così evidentemente più preponderante. Però è come se sapessi che nel posto dove lavora Danila c'è un cavallo che è preponderante su tutti quelli dello stesso maneggio, dello stesso posto. Ma nel cinema sono entrati solo quelli con cui Danila lavora. Ecco, quindi non è lì. Bene.
Vabbè, facciamo entrare un portavoce generico, potrebbe anche essere un cavallo e un cane che non ci sono Aspetta, non ti sento? Ah, Mi senti? sì, adesso Qual sì. qual è la causa esoterica di questi cali di connessione? Allora, rendere la cosa, tentativo di rendere la cosa meno fluida e innervosire te. Il tentativo è cercare di innervosirti. Qual è la causa esoterica, Elena? Che Mm. inspiegabilmente mancano una manciata di iscritti al canale affinché il canale abbia un numero, diciamo, cospicuo e tondo ormai da 2 settimane. Sale un po', Aspetta. scende un po', sale un po', scende un po'. Ok, adesso ti sento. Dicevo, qual è la Sì. causa esoterica del fatto che da ormai 2 settimane passa, inspiegabilmente manca una manciata, Mm? circa 5, iscritti per arrivare a un numero Mm. tondo? Sì. Qual è questa causa esoterica? Non mi senti? Mi senti, mi senti, mi senti, mi senti? Adesso ti sento. Ma pensa te. Ma è strano perché comunque l'immagine è Ma fluida, figurati. per cui tu Ma no, senti solo infatti. l'audio, ti Ah, manca l'audio, l'immagine è fluida, tu non sei no, però. bloccata per me. E voi sì. Voi sì. Se Ah, guardo ok. voi sì. Ah, ok, ok. Ma pensate, vabbè. Mm. Qual è la causa esoterica del fatto che da 2 settimane, anche di più, mancano meno di 5 iscritti al raggiungimento di un numero del canale, cifra tonda Importante. e importante? Ok. Allora, se non sbaglio, adesso non mi ricordo il numero, ma è la soglia per la quale poi il canale viene inserito in un'altra fascia di visioni. È come se ci fossero tanti anelli. Mi senti? Sì, sì. Ok, ok. Come se ci fossero tanti anelli, ok, concentrici ma tridimensionali, quindi come se fosse un vaso, no? Fatto di anelli. Mhm. Entro una certa cifra c'è l'anello piccolo che viene lanciato entro una certa diciamo, visibilità, Mm. poi e ogni anello più aumentano gli iscritti più ha una visibilità maggiore, come se contenesse più. Chi è che lo sta facendo? Portalo al nostro cospetto e gli infiliamo nel culo una ad eternum. Allora, chi controlla YouTube è pagato per fare questo ci Tutti, sono tutti, degli tutti, addetti tutti, simili tutti, ai tutti. fact checkers, no? Vabbè. Ok, che se ci Dal sono delle. galoppino al capo, Sì. supposte ad eternum, senza neanche andare a stare ad analizzare. Appena arrivano ce l'hanno, plup, dentro. Mhm. Ok. Mhm. Tutti suppostati? Sì. Bene, chi è il capo? Il capo è una donna. Donna è una parola grossa, umanoide, che fa parte del deep state, di tutta quella parte lì. Non è neanche tanto in alto, ma è come se lei potesse ciucciare energia dalla nostra zona, Mm, più grande, direi Europa. mhm. E il nostro lavoro inizia, siccome sono alla fine, sono alla frutta e quindi stanno cercando di ciucciare le ultime parti energetiche, quello che riescono, diciamo. Il nostro lavoro inizia a dargli fastidio perché blocca parecchio cioè innalza molto le vibrazioni e lei riesce a prendere molto meno rispetto a quello che potrebbe prendere. Vabbè, Lei doppia e diciamo il supposta, suo gruppo. una davanti e una di dietro.
Abbiamo 2 garage, riempiamoli con 2 belle limousine. Senti, il lavoro che abbiamo fatto finora ha un equivalente di importanza pari a un numero di iscritti che non ho, perché non sono i 16.000 cosa, o ha un'importanza pari a un numero di iscritti maggiore, cioè ci sono canali che hanno di stupidi cantanti senza nessun senso, che hanno 2, 3, 20, 30 milioni di iscritti e quindi hanno un impatto mediatico. A livello eterico, il lavoro che abbiamo fatto ha un impatto pari a quali dovrebbe essere, in base agli effetti che ha avuto questo lavoro, il numero di iscritti, capisci, no? Qual è la- Sì, ho capito. Mm. Allora, la media, Che non no? sono le Perché persone che abbiamo raggiunto, no, no, dimmi. sono le persone che hanno avuto un beneficio anche Sì, inconscio infatti, da questo lavoro. esatto, sì, ok, sì, è quello che vedevo. Diciamo la media, perché cambia proprio anche a ore, no? È di 30 milioni. Dovrebbero esserci 30 milioni al giorno di iscritti. Al Cioè, giorno. no, nel senso, perché cambia molto, no? Può cambiare anche dal mattino alla sera, cioè può essere 25 milioni, poi 48 e poi 33, no? Però la media è 30 milioni fissi, diciamo. Io voglio quegli iscritti lì, quelli che mi spettano. Non voglio vivere una vita da derubato. Quindi su posta ad eternum a tutti quelli che hanno impedito a che le cose dovessero accadere in questo modo. E intanto Danila impara a diventare dosatrice di supposte, anche lei. Sì, allora, oltre a quelli che proprio lo fanno fisicamente perché gli viene detto di farlo, influenza anche questo blocco, anche tutto l'entourage intorno a noi che immettono un intento di invidia, diciamo, rispetto al nostro lavoro. E anche quello limita le iscrizioni a livello di etere, influenza un po', non così tanto, ma una parte, quindi sto suppostando anche tutti quelli. Elena suppostatrice, bene. Questa supposta spiegazione. Bene. Ok. Non mi sentivi più? Mi senti? Mi senti? Non mi senti. Cazzo. Adesso mi senti. Ma che cavolo. Evidentemente dà fastidio sta cosa. Tanto. Perché è Va strano bene. completamente. A greco. Quindi il talento di Danila qual è? Quello che deciderà lei di avere. Ma stando così le cose, in quali direzioni andare? La banca? Gli animali? Niente? Animali e natura, animali e alberi, appunto, ho visto gli alberi prima anche, non so. Però gli animali e gli alberi, è proprio la sua creatività è quella. Ok, genitori. Genitori e genitori interiorizzati. Rapporto condizionante. Scusami Daniela, sono vivi? Sì, sono vivi. Via nel cinema. Dentro nel cinema. Madre e padre. Mhm. Sì, allora vedo questo meccanismo tra mamma e papà. Allora, c'è la mamma molto ansiosa e paurosa che condiziona il papà nelle azioni, nel senso che delega lui a limitare i movimenti. Adesso nello specifico riguardo a Danila, nel limitare i movimenti di Danila per abbassare l'ansia della madre.
Cioè, non so se ho reso l'idea, c'è la mamma Mhm. che entra tutta paurosa e dice: Vai a dirgli di fare meno, vai a dirgli che lì è pericoloso, vai a dirgli che lì c'è troppa energia." Cioè, ecco, no? Come se... e il padre gli dice: "Stai tranquilla che adesso ci parlo io." Ecco, entrano così. Entrano così. Dove è energeticamente parlando il genitore interiorizzato, il padre interiorizzato e la madre interiorizzata di Danila in Danila? Mi hai sentito? Sì. Allora, sì, sì, Ok. sì, ti ho sentito, sì, sì. Allora, il padre lo metterei, lo vedo, ventricolo del cuore destro e anche pancreas, ok? E lo vedo come se queste due zone mandassero degli impulsi, dei messaggi al cervello che poi si diffondono nelle altre parti del corpo di Danila. La madre la vedo proprio invece sulla zona destra della... Adesso mi senti? Sì, 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 Tu mi hai sentito, sì? sì, 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 sì. Ah, boh, perché ha fatto un rumore strano. Allora, parte destra dell'addome. Ok, quindi direi che tra l'appendice e il fegato. E allo stesso modo manda dei messaggi al cervello che poi manda impulsi in tutto il corpo in base ai messaggi ricevuti. Mhm. Ok, quindi lei li fa entrare nel cinema. Sì, sì. Lei li fa entrare nel cinema, loro entrano. È come se loro avessero questo aggancio, cioè non riescono a vivere senza essere agganciati alla vita della figlia. Quindi una paura unica e un'imposizione unica, mi viene da dire. Sono proprio legati a questa figlia. Ok, Mm. invitiamo nel cinema se c'è la fiamma. Allora, E se non c'è, l'anima gemella. allora, c'è un'idea ipotetica di fiamma che, però è più la sua idea ipotetica, la sua idea di fiamma, quindi è idealizzata e teorica e così non può essere concretizzata perché è un ideale. Addirittura è quasi un uomo con le ali che vola, ecco. E c'è, e poi ci sono tutti gli uomini, i suoi ex, che sono tutti racchiusi in una parte, in una zona, ehm, dove c'è proprio una... Cioè, mi fa vedere che lei per poter andare avanti deve proprio spingere via tutte queste tipologie di uomini, tutti questi retaggi vecchi, ok? Mm. Dimenticarseli come se esperienza fatta e chiusa. Non c'è niente, cioè l'esperienza è stata che quelli sono tutti degli aspetti dell'uomo che lei non vuole, Mm. ok? C'è un'anima gemella che è dietro, finché lei non toglie lo sguardo dall'uomo idealizzato, non può vedere neanche l'anima gemella, che è il passaggio obbligato per poter arrivare alla fiamma. Che potrebbe essere l'anima gemella in questione che si evolve o Esatto, un'altra persona. esatto. Mm. E dov'è adesso? È dietro di lei perché Cioè, vicina, sì, sì, c'è spazialmente, temporalmente, nelle condizioni dell'incontro. nelle condizioni perfettamente dell'incontro, sì. Incide la sua scelta di vita lavorativa su questo incontro? Anche tanto.
Ma è determinante? Sì, è determinante perché lei è come se si precludesse tutto quell'altro mondo. Mm. Sempre per questo retaggio inconscio di rimanere negli schemi. Quindi è un uomo che si dedica agli animali, Sì, io lo vedo molto a contatto con la natura. Sì. Mm, cioè, impiega tanto tempo della sua giornata a contatto con la natura e gli animali. Ok, nonno materno, Portale Aureo, tutti i disincarnati di Danila. Allora, appare seduto su una sedia col sedile di paglia Mhm. e suona due strumenti, cioè si alternano, no? In eterico è come se uno sostituisse l'altro istantaneamente, sono la cornamusa e la fisarmonica. E suona questi due strumenti. Come vestito? Ha un grosso cappello color marrone, ha degli stivali corti marroni e dei pantaloni normali, non eleganti, ma tipo un po' più da lavoro, e una camicia bianca e un gilet, anche quelli da lavoro. Come se lavorasse, come se avesse l'orto, non so, una cosa così. Così com'è, che cosa vuole dire a Danila? Ehm, L'armonia della musica è la cosa migliore a cui potevo rimanere agganciato nella vita. La mia vita dura mi ha la mia vita è stata così dura a livello emotivo, mi fa vedere, adesso non so a livello fisico, però a livello emotivo è stata così dura che la musica è l'unico aggancio sereno che ho. Ok, vediamo una Vic, vediamo Mhm. cosa lascia come messaggio nuovo. Sì, diciamo che si rende conto che era l'unica fuga, la musica. Era l'unica fuga dove, non avendo gli strumenti, non è stato in grado di affrontare invece le difficoltà per provare a superarle. Dice che è quello che vede ora, l'esperienza. E, e vuole lasciare questo messaggio a Danila. Ti ho sempre accompagnata con la sensazione che eri una creatura magnifica, quindi molto da accompagnare. Sono sempre stato molto felice di accompagnarti con morbidità e dolcezza, perché Oh, era proprio come se era l'unica cosa che potessi fare con te. ok, ci sono altri parenti che si mostrano, vogliono mostrarsi alla tua attenzione. C'è il papà di questo nonno. Il bisnonno. Sì, era che quasi viene è come se volesse fermare un po' questa libertà di dolcezza e di apertura, perché lui era molto rigido e freddo e molto spaventato da tutto ciò che non era ferreo. Mhm. Bicchiamolo.
Ok, lui si vede dall'alto e in eterico è come se si vedesse come un enorme chiodo di ferro di quelli neri spessi incastrato al suolo. Sembra che sia nato, Mm, sia morto prima che questo nonno, il bisnonno è morto prima che il nonno nascesse, quindi nei 9 mesi ecco, di gestazione, insomma, ok, quindi non è riuscito a, vedere il figlio. esatto, a imporre la sua fermezza. Beh, ora si possono vedere. Adesso con la Vic, Senza Vic, il bisnonno, come sta a consapevolezza? bassissimo, è proprio chiuso dentro a questo chiodo rigido e circondato dalla paura di fare qualcosa di diverso. Dammi un numero. Se Daniela è 131%, il bisnonno? 63. Ok. E adesso con la Vic? Penso che sia alla soglia della sopravvivenza. C'è quel minimo di consapevolezza per sopravvivere nella Matrix, forse è il 30-40%, e lui ha il 63%. Sì, Sì, va bene. ok, vabbè. Quanti sono Che i siccome parliamo qua. disincarnati? Sì, sì. Quanti sono i disincarnati in totale adesso? 189. Va bene, tutti dentro. Li salutiamo. Mhm. Il nonno e il bisnonno fanno qualcosa prima di andare a particolare. Allora, c'è questa cosa strana, e allora si danno un abbraccio tra loro proprio per sentire l'unico contatto che hanno potuto avere, ma l'immagine è molto strana perché i corpi sono, c'è solo quasi la sagoma, ma sono trasparenti e si vede invece l'abbraccio tra le PS, che è quasi come un Tao, Mhm. no? Mm. E poi il nonno manda un bacio a Danila, soffiando. Mm. E poi entra. Bene, lo chiudiamo e andiamo con Danila finalmente al suo cluster. Lì dove ci sono le cause esoteriche di tutto, dei suoi impianti, delle sue interferenze, del suo progetto che si chiama Muro di gomma. Andiamo Muro lì. di gomma perché è proprio quel circolo dell'inizio, era proprio come se le sbattesse sempre, no? Contro lo stesso muro. Mhm. Andiamo lì. Come Sì. li vedi i Allora, il contratti? cluster appare come un altissimo, infinito muro di mattoni grigi con tante scalette a pioli appese su questo muro, che sono tutte le vite e tutti i contratti. E quindi, diciamo, ehm, quello che stava facendo finora era creare sempre più scalette con l'obiettivo di arrivare in cima al muro, ma più metteva scalette, più il muro aumentava in altezza, quindi è un processo infinito. Mhm. Cosa ne fa? Sta aprendo il portale definitivo, gliel'ho dovuto suggerire. Gliel'hai suggerito? Sì, Ah, torna indietro, lo fa da sola. non sa cosa fare. Dile di connettersi a tutte le nostre sessioni e di Ok, connettersi all'amica che è nel cinema che le ha viste tutte. ok, allora adesso ne prende una che è molto consona a lei, vibra, cioè, con la sua frequenza e fa uguale e apre il portale definitivo nella stessa maniera.
Ok, poi fa un quindi gesto, sì, fa un gesto, il muro si piega in due, quindi la parte in alto viene in giù, si rimpicciolisce e entra tutto nel portale definitivo e lo chiude. cosa crea qui al suo posto? Allora, adesso ha come se avesse un leggio con un libro sopra, lo sfoglia e trova la pagina dove legge che può fare qualcosa di energetico per mantenere le vibrazioni consone, sincrone con lei. Mhm. E quindi ha fatto tipo dei cerchi, dei cerchi uno sopra l'altro e creano tipo un tubo e da lì ha fatto uscire tutta l'energia con la vibrazione, con la sua vibrazione massima. Avatar. Che scena stupida. Allora c'è questo avatar che ogni tanto schiaccia qualche tasto e poi si gira verso Danila e gli fa la linguaccia e poi rischiaccia i tasti e gli fa la linguaccia. Lei intanto in maniera molto forte lo fissa e mentre lui fa tutti questi gesti lei sta aprendo un portale definitivo e poi l'ha preso e l'ha buttato dentro. Adesso l'ha chiuso. Bene, anche qua cosa crea al suo posto? Ha creato lo stesso cilindro di energia e da cui esce la sua energia, quindi questo ad eternum suo personale è stato creato anche qua. È stato così semplice perché Danila non l'ha fatto da sola. È come se fosse insicura ancora un pochino, ecco, non ha più paura, sa che tutto è possibile, ma è come se fosse ancora un pochino insicura di sé. Ehm, diciamo che le è bastato andare a rivedere, diciamo, tutte le sessioni e leggere il libro per, per ricordarsi cosa fare, ok? Per ricordarsi che può fare quello che vuole, che lei può creare, ok? Mhm. Ma ecco, c'è stata quella piccola parte dove lei è ancora, non ha ancora la massima fiducia in se stessa. C'è ancora Il un pochino. Leocane, le due mantidi, l'unicorno, la coccinella del secondo universo, i 3DL, ci sono ancora. No, L'arco dell'amore, l'allarme, la tabula rasa. Non mi senti. Mi senti, mi senti, mi senti, mi senti. eccoti. Adesso sì. Adesso sì, Le entità mentali via tutto. ci sono ancora. No, no, c'è più nulla. Il progetto, gli impianti. No, 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 niente, niente, niente. Va bene, Danila faccia una verifica della casa. Dove vuole mette la sua firma energetica, la sua firma eterna. Sì, c'erano un po' di depositi della sua, diciamo, paura e, diciamo, ansia, no? È come se i muri venissero coperti un po' dalla sua paura mm, come finta protezione e sicurezza. Adesso si è tutto disgregato mentre lei passava col suo Ad Eternum, tutto disgregato e svanito. Benissimo. Messaggio finale di Danila a se stessa.
fai anche un controllo degli animali, sia i suoi, sia quelli con cui lavora. Sì, diciamo che in generale gli animali, diciamo che quelli con cui lei lavora e con cui ha a che fare, sì, sono liberi, mm, si liberano delle interferenze perché lei quando è in quell'ambiente vibra molto alto e gli animali vibrano alla frequenza della persona con cui interagiscono. Mhm. Vedo infatti che gli stessi animali a volte hanno le vibrazioni più basse, ma proprio dato dal fatto che interagiscono con persone che hanno vibrazioni basse. Ok, è come se fossero un tramite, non trattengono tanto per sé, ma rispetto all'ambiente esterno. Ecco. Messaggio suo finale. Adesso davanti è chiaro che la strada non è più circolare, ma è con infinite possibilità e i colori non sono più bianco e nero, ma c'è l'intero arcobaleno con frecce che spaziano all'infinito. Quindi adesso state essere libera di andare secondo verso la freccia che più ti è consona e che più vibra verso il tuo benessere. Le possibilità sono infinite. Seguiamone una a caso di queste frecce. Sì, allora c'è lei sul cavallo, dove c'è il mare e una scogliera. C'è proprio una parete di roccia con quelle rocce a tanti strati, no? Mhm. Proprio gli strati del tempo. Ehm, e mi dice che è andata a fare un sopralluogo in questa zona del percorso dove avrebbe voluto portare un gruppo di persone a fare un'escursione a cavallo. Ok. Vibrazione finale di Danila. 186 miliardi. Consapevolezza. 197. PS. Molto alta, 197. Sì, mi dice come se mi fossi tolta il velo che mi ero creata, sapendo già qual era la mia strada, diciamo. Mi dice, mi ero creata un velo di scuse, adesso sono consapevole di questa cosa, ha detto. PS. 63. Vite. 1459. Cervello. 9.5. Messaggio finale di Danila a se stessa. Muoviti sempre con questa sfera di luce energetica che hai ora attorno. Vibra sempre così. Questo è. Bene, come la vedi? E la vedo proprio in questa sfera bianca di vibrazioni molto alte, quelle Appena dette. appena dette, e potrebbero essere anche più alte. Quando lei è nella natura sono più alte e la vedo proprio che fluttua in questa sfera bianca che vibra alto. Benissimo.